Viticino Living Now Smart. Oggi, dopo 5 anni, faccio la recensione di questa linea di impianti civili. Volevo fare questa recensione dopo 5 anni perché collegata direttamente a quella delle valvole termostatiche Netatmo, che fanno letteralmente schifo, pena e pietà. Perché da quel video fatto qualche mese fa adesso anche la cucina non funziona più, quindi Viticino, hai comprato la Netatmo, però diciamo che l'hai un po' abbandonata a se stessa. Ok, grazie, applauso. Insomma, dovevo fare una manutenzione sull'impianto, cioè la luce del sottopensile, quella che ho montato io, e c'è montato un interruttore smart. Si è guastato, l'unico in 5 anni. Beh, l'unico. Ne ho guastato anche un altro, ma è stata colpa mia perché ho deliberatamente sbagliato lo switch nel quadro elettrico. Ho tolto corrente alle prese, ma non alle luci, perché il mio impianto, cioè casa mia è stata ristrutturata nel 2019, quindi per legge deve essere tutto sezionato, ci sono troppi interruttori, mi sono impicciato con gli interruttori e quindi quando sono andato a tagliare i fili per installare queste qua è saltato un relè. Colpa mia. In 5 anni quindi vi posso già dire che uno soltanto si è rotto, ma si è rotto uno soltanto di questi cosi, che costano anche cari, una 45 euro mi sembra all'uno. Si è solo e solamente rotto il modulo wifi dell'interruttore. L'interruttore comunque ha continuato a funzionare, io potrei utilizzarlo senza avere la parte smart, però a quel punto sti cazzi, quindi l'ho cambiato. Fuma, sa. A few moments later. E ci tenevo a farvi vedere quanto è semplice cambiare questi frutti rispetto a quelli tradizionali, cioè perfettamente equiparabile. Mi raccomando, staccate bene la corrente prima di farlo. E nell'intro ho smontato così, ma cioè un po' violentemente, ma lo dicono loro, non lo dico io, Vedete? Le mani, tirare forte. Detto questo, che cos'è Viticino Living Now? Allora, è una linea di placche, frutti e tutto ciò che ne consegue, diciamo smart ma in maniera ibrida. Per questo a me è piaciuta da subito. Cioè, è una linea che è connessa al wifi, ma comunque mantiene sempre la sua parte fisica. Quindi io fisicamente sull'interruttore posso pigiare e la luce si accende anche se non c'è internet. Funziona praticamente con dei relè. Questo qui sostanzialmente è un relè, ha lo schema di un relè qui dietro, ok? È un relè connesso a internet, quindi niente di fantascientifico, e ci permette di avere in casa un impianto smart senza esserlo troppo, cioè molto smart, ma non dopo vedremo le differenze con magari un impianto domotico puro. Quindi che differenza c'è tra quest'impianto e un impianto normale? Nessuno, perché uno possiamo avere la Living Now senza la parte smart e credo che costi la stessa cifra. Io quando l'ho installato costava circa un 30% in più sul totale dei lavori, però sono stato molto contento di aver fatto questa scelta per vari motivi. Uno su tutti, il controllo totale delle luci di casa, quindi quando usciamo di casa oppure sono in camera, sono al secondo piano, non mi ricordo se ho lasciato accesa o spenta una luce, io posso spegnerla dal letto col telefono e anche con gli assistenti vocali, perché se abbiamo Alexa o Google Home, sì, ok, possiamo controllarli perché è perfettamente integrato con tutti quei sistemi HomeKit, con tutti quei sistemi smart, che anzi addirittura questi sistemi smart, se avete una casa smart o comunque degli accessori connessi, ve li consiglio, perché comunque questi sistemi, anche avendone uno, fanno da ponte, da hub per tutti quei dispositivi che magari non parlano tra loro, però tu con l'app di Alexa fa veramente cagare, però aspetta, lo disattivo perché sennò si attiva ogni 3 secondi, però già tramite gli assistenti vocali riusciamo a essere insomma belli connessi. Quindi è migliore in un impianto normale? Assolutamente sì, e non ha nessuna differenza con gli altri, perché fisicamente io pigio il tasto e accendo la luce.
c'è anche il comando delle tapparelle, ma io ho le persiane, quindi non mi è servito. Uscendo puoi farlo sempre con l'interruttorino portatile, che poi quello si può anche attaccare in pareti che non è possibile forare, quello lo potevo mettere anche qui su un tram, qui lo appiccico qui con 2 viti, ce l'ho pure qui quello per gli scenari. Poi per gli scenari quello, se no è comunque un interruttore, lo posso collegare a uno di questi. Questa cosa non l'ho detta, ma questo lo posso collegare a uno di quegli interruttori wifi. La batteria dicono che dura 8 anni, ma io l'ho cambiata già una volta, quindi 3 anni, 4 anni dura la batteria di quell'affarino connesso, e quell'affarino è collegato a questo, quindi questo fisicamente fa accendere la luce comandato da quello. Quindi doveste fare delle opere murarie per portare un punto luce o un interruttore in un determinato punto, questa è la soluzione. Questo 45 euro più quel modulino lì, non so quanto costi quello, ma sicuramente meno che fare una traccia, portare i fili, tante figure professionali. Con questo solo l'elettricista, o addirittura anche in fai da te, perché avete visto che sapendo quello che si sta facendo potete farlo in fai da te e portare un interruttore dove volete. Volendo potete anche non attaccarlo sul comodino, oppure non lo attaccate proprio, ve lo mettete qui e premo e accendo, e poi c'è il telefono per fare questo, però ognuno la pensa come vuole. Un'altra caratteristica di questo impianto è la possibilità di illuminare gli interruttori connessi con una luce. Volendo si può personalizzare, cioè solo di notte si accendono, oppure si accendono quando la luce è spenta, così che li possiamo individuare al buio, oppure si accendono o meno in base alla luce spenta o accesa. Questo lo possiamo decidere in totale libertà. Molto comoda comunque. Parliamo ora delle prese elettriche, che devo fare un piccolo appunto a Biticino, non sono proprio perfette, perlomeno quelle Sciuco. Rimangono sempre un po' incastrate, fanno un po' fatica a entrare. Invece le italiane, quelle nostrane, diciamo, sono molto più solide, danno più un'idea di solidità, ma nonostante questa impressione devo dire che non se ne è mai rotta una. Naturalmente sono connesse anche le prese elettriche, volendo. Io le ho messe connesse solo quelle relative agli elettrodomestici, quelli più energivori e importanti, quindi lavastoviglie, asciugatrice e lavatrice. Non ho connesso altre prese perché le altre in giro per casa mi sembrava soltanto uno spreco di danari. Appunto, prima ho detto che è differente dalla domotica pura. Perché? Perché la domotica pura, a differenza di questo che è un relè connesso con un modulo wifi connesso ad internet, quindi al nostro telefono, la domotica pura avrà dei tasti tutti totalmente programmabili. Quindi io un tasto montato a muro potrei collegarci le luci del bagno, anche se l'interruttore è in cucina. È proprio questo la domotica pura di Biticino, perlomeno, cioè poter programmare qualsiasi tasto in maniera totalmente libera. Però questo cosa comporta su un impianto tradizionale? E questa è la cosa rivoluzionaria che 5 anni fa me l'ha fatto scegliere. Cioè, su un impianto tradizionale io posso installare dei frutti connessi a internet, e invece un impianto domotico va sviluppato già dall'inizio. Quando lo si butta giù si deve pensare a un impianto domotico, quindi più cavi e più costi. E soprattutto la cosa che più mi faceva, no paura, però comunque stridere i denti, che se dovesse avere un problema il modem, probabilmente casa mia sarebbe incontrollabile, perché i tasti non sono fisici, e invece questo è fisico. Vedete? Sentite? Questo premo un relè, è rotto il modulo, ma questo l'interruttore funziona, fa comunque il suo lavoro, e questa è la differenza che me l'ho fatto scegliere piuttosto che la domotica pura. Cosa può fare un impianto smart del genere? Può fare tantissime cose, soprattutto adesso dopo 5 anni, perché all'inizio mi ricordo che non era la stessa cosa. Parlo dalla parte software dell'app, ne parleremo tra poco. Sicuramente vi permette di avere delle routine. Routine, per chi non lo sapesse, magari su un'app di domotica, sono quelle cose ripetute durante tutto l'arco del giorno, quindi magari dall'app io posso impostare che a un tot orario una luce si spegne, cose di questo genere. Magari una luce che spesso la lasciate accesa, che ne so, in soffitta, potete mettere il timer, cioè dopo mezz'ora si spegne. Quindi se la lasciate accidentalmente accesa, dopo mezz'ora quella comunque si spegne, quindi anche per un risparmio energetico questo è molto buono.
sapere di non star a sprecare corrente elettrica. E quindi questo mi porta al prossimo punto che volevo toccare in questo video, cioè perché dovrei sceglierlo? Perché ti permette di essere sia più sostenibile, di avere il massimo controllo, perché grazie a una sorta di, passatemi il termine poco tecnico, pinza amperometrica nel quadro, noi possiamo controllare tutti i consumi di casa. Quindi già l'applicazione, mettendo il costo per kilowatt, ti dice già quale sarà la previsione della bolletta, o comunque ti potresti rendere conto, perché io fino a che non avevo quest'app non mi sono mai reso conto del reale consumo di fondo. Io lo chiamo consumo di fondo, poi non so se si dice così, fatemelo sapere nei commenti se voi lo sapete. Comunque casa mia, quando non c'è nessuno, è tutto spento, ha circa quei 200 watt all'incirca, dai 100 ai 200 watt, 250 watt, che probabilmente frigorifero, cosine stand by e cose così, che anche quando non siamo in casa diciamo che sui 4 kWh al giorno. Quindi io so che casa mia, anche se non c'è nessuno, si consuma 4 kW al giorno. Con quando ci siamo e usiamo il forno, usiamo tutto quanto, siamo dentro, anche 12 kWh al giorno. Già per questa skill direi wow, ti rendi conto di molte cose. Potrebbe anche servire per rendersi conto e dire wow, a me potrebbe servire per un fotovoltaico, quanto dovrei spendere per coprire tutti i miei costi. E questa cosa è molto interessante, perché poi comunque l'app tiene in memoria tutti i dati, quindi abbiamo la disponibilità di tutti i dati di tutti i mesi. Io ci avrei pure possibilità di fare la media di 5 anni che abbiamo abitato qui. Quindi dicevamo sceglierlo assolutamente sì, perché poi la differenza con un impianto normale non ce n'è, perché questo appunto è l'unico che si è rotto, l'unico modulo Wi-Fi. E a difesa pure sua, a onor del vero, devo dire che questo singolo interruttore che si è rotto è la luce che, insieme a quella che ho fatto io sopra il tavolo, è quella che è sempre accesa, perché è il sottopensile della cucina e mia moglie cucina parecchio. Quindi ringraziamo anche qui Bebba per le grosse e grasse cucine che fa, però è quella che comunque la sera, quando torni a casa, si prepara la cena, ed è quella che illumina pure meglio la cucina, perché la cucina con solo il sottopensile c'ha un bel aspetto, insomma. Quindi è quella che sta sempre più accesa, è quella che si accende e spegne più spesso, quindi è quello più usato, e probabilmente questo maggior uso l'ha deteriorato prima degli altri. Per essere durato 5 anni, wow, non era più connesso a internet. Quindi perché dovete sceglierlo? Perché è una scelta intelligente, a mio avviso. Punto. Adesso veniamo alla parte app di Biticino. Noi apriamo l'app Biticino e sull'app Biticino noi ci troviamo, scusate se guardo qui, vi rimetterò probabilmente a schermo tutto quello che sto vedendo io. Vediamo che già adesso c'è fuori piovoso, vabbè, questo l'integrazione fuori piovoso, il meteo ce l'ha messo questa cosa qui, dopo che si è integrata con Netatmo. E appunto per Netatmo vi dico subito che vedete qui, a parte qui non c'è più la valvola, bambini camera, ecco, è acceso il riscaldamento e possiamo regolare la temperatura come vogliamo. Rimettiamo a 18 perché non mi va di consumare di più. Camera da letto, vediamo che è accesa la luce e quindi abbiamo qui il controllo, possiamo accendere tutte le luci della camera. Io se premo qui ho spento, ora vedrete che accendo tutto solo da un tocco, e potrei farlo anche con l'assistente vocale, non cambierebbe assolutamente nulla. Qui vedete la valvola, questa qui è la valvola che non funziona, questa bastarda maledetta qui, si è rotta anche quella, nonostante era vabbè, la più nuova mi sembra. Vabbè, comunque l'app è migliorata tantissimo in 5 anni, Biticino ci ha investito e si vede e si sente, perché questi scenari sono totalmente personalizzabili e c'erano solo questi. Però adesso invece Biticino, interrompo la registrazione qua dell'app, comunque a differenza di 5 anni fa, una cosa devo farla appunto a Biticino, cioè che 5 anni fa a me l'assistente vocale Alexa mi riconosceva in automatico un frutto quando ho cambiato appunto quello lì della camera, perché l'avevo fatto saltare io, me l'ha riconosciuto in automatico. Ho aperto l'app Alexa e mi dice c'è un nuovo dispositivo
che cos'è, dove lo devo mettere, e l'ho messo lì tranquillo. Questa cosa non è successa ieri perché non lo so perché, non mi dava nessuna notifica, non vedeva nessun dispositivo. Ho dovuto ricercare il nuovo dispositivo, poi l'ho trovato, è tutto a posto, però l'ho dovuto fare manualmente. Ecco, questo è un piccolo appunto, forse ha perso un po' di integrazione con le varie app adesso al momento. Dicevo, con gli scenari e le programmazioni noi abbiamo una libertà assoluta e l'app prima non aveva tante automazioni, invece adesso nella parte di automazione, adesso non sto registrando dove perché quick share, che avvia, sulle impostazioni vediamo automazioni, e sulle automazioni noi adesso, prima no, ora abbiamo molta possibilità. Cioè prima all'inizio io sfruttavo, non so, qualche nerd forse se lo ricorda, IFTTT, non mi ricordo neanche come si chiama, e riuscivi a fare pure un'automazione che però non mi ha mai funzionato, cioè che quando rientri a casa il GPS del telefono sentiva che eri nei dintorni di casa, accendeva le luci, quindi potevi fare automazioni di qualsiasi tipo, un mondo c'era. Poi è andato a pagamento quest'app, quindi l'ho completamente tolta perché io sono povero come la merda, voi lo sapete benissimo. Quindi le automazioni qui possiamo fare che ci deve essere un trig, la luce, quando la luce di questo stato di dispositivo acceso, spento, o una misurazione, addirittura la misurazione, cioè il DIN connesso, cioè sul quadro elettrico legge che ne so, arriviamo a 5, ecco, la facciamo insieme perché questa è una cosa che mi interessava. Vedete, io ho asciugatrice, lavatrice e lavastoviglie connesse e poi vi spiegherò perché. Quando la potenza istantanea di tutta casa supera le 6.000 watt, il mio contratto prevede questo, perché via scenari? No, aggiungi dispositivo. E che facciamo? Spegnere. Dove sta? Sotto, U sotto, eccolo, U sotto. Facciamo spegnere asciugatrice e lavatrice. E via. Quindi, salvo. Ho salvato il fatto che se... Aspetta. Voglio mettere pure asciugatrice, cucina, ecco, in cucina, e voglio che si spenga anche la lavastoviglie, quindi i 3 più energivori di casa si spengono. Quindi sto cucinando la porchetta della bebba e voglio mangiare, perché io voglio mangiare, non mi frega nulla se i panni non sono pronti e non sono asciutti, io stacco tutto il resto. Quindi per questo il forno non è connesso, uno perché non c'è non lo reggerebbe, 2 perché comunque il forno è quella cosa che vorrei comunque far andare, perché la priorità è quella di mangiare, non di avere i panni puliti, ok? Tanto i panni li posso far ripartire in un secondo momento. La salviamo. E io adesso so che questa automazione va, e le automazioni possono essere di qualsiasi tipo. Adesso spengo la registrazione perché il Mac mi mena. Le automazioni possono essere di qualsiasi tipo. L'unico limite è la vostra fantasia. Cioè, se io accendo la luce della camera, allora devi far partire la luce pure l'altra, oppure dai dei tempi per le luci delle scale. Magari se accendo la luce delle scale per andare a letto, mi si accende automaticamente anche la luce della camera. Non lo so, veramente adesso non ho fantasia per dirvi cosa potreste farci, ma con l'integrazione di l'app Biticino più gli assistenti vocali, veramente potete riuscire a creare delle routine che sono davvero efficienti, perché vi rendono la vita più semplice. Io avevo un deumidificatore in bagno. Questa vabbè è una presa connessa che non è della Biticino, ma comunque riesco a farlo, a renderlo smart, e mi va in base alla percentuale di umidità. Con un sensore smart e la presa smart sono riuscito a fare di un vecchio deumidificatore un deumidificatore smart, quindi a battere anche i consumi da questo punto di vista. Quindi amici di YouTube, considerazioni finali: sì, se state ristrutturando è la soluzione ideale, ve lo consiglio. Non vi consiglio le valvole termostatiche Netatmo, e a giudicare da come Biticino sta avanti e sviluppa l'app di queste cose qui,
penso che poi anche il sistema riscaldamento di Biticino sia ottimo. Io lo smarter, il termostato connesso della Biticino non l'ho provato, però se dovessi rifare una casa da zero sicuramente metterei questo impianto con tutto quello che c'ha Biticino a catalogo, perché devo dire che sono cose veramente di qualità, perché la qualità percepita e la qualità che c'è, un applauso, veramente posso soltanto fare un applauso a questo impianto che non mi ha mai creato un problema e mai creato nessun disagio, anzi solo e soltanto benefici. La semplice cosa di mi affaccio dalla finestra, devo vedere che cosa sta succedendo in giardino perché ho sentito un botto, accendo col telefono o con un assistente vocale alle 3 di notte, accendo la luce per vedere, è fantastico, non devo farmi 3 piani per andare a vedere e accendere fisicamente il tasto, quindi wow. E so benissimo che si può fare tutto con son off, tutto in automatico, tutto quanto, ma vi dico, a me piace sia la linea, la pulizia che ha la linea esteticamente. Io non ne ho parlato esteticamente perché a me dell'estetica me ne frega poco, però mi piace. E quindi se dovete rinnovare da zero un impianto elettrico, fatelo, perché il Bobbone ve lo consiglia. Nonostante lui ricicla, questa è una roba nuova che è buona. Quindi noi ci vediamo a un prossimo video, se non spacco la GoPro.